Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono nato agli inizi degli anni 80, e sì, se avete fatto due conti ho più di 40 anni. Comunque, nella riflessione di oggi però voglio fare un paragone tra il decennio della mia infanzia e adolescenza e quello invece che vedo oggi in alcuni dei miei allievi che sono adolescenti in questo di periodo. Vorrei capire come mai, pur avendo avuto molto meno rispetto ad oggi, sembravamo più felici. Prima comprare giochi non era facile e spesso avevamo un solo gioco, seguivamo un solo canale, una sola trasmissione TV, come ad esempio Bim Bum Bam o Junior TV, e in generale avevamo una certa scarsità nell'offerta, ma questa scarsità non era un problema, avevamo poche cose a cui dedicare la nostra attenzione e proprio per questo riuscivamo a concentrarci di più su ogni singola e ogni piccola cosa. Oggi invece con l'eccesso di stimoli e di informazioni succede qualcosa di strano, perché se tutto inizia a contare, allora nulla riesce davvero a dare soddisfazione. Le nostre giornate erano meno programmate prima. Ci si vedeva con gli amici all'ultimo minuto, si scendeva con l'idea di andare a fare una passeggiata, si citofonava direttamente all'amico a fianco casa, al vicino, per chiedere se avesse finito i compiti e si usciva. Qualche volta alla sera mio padre tornava direttamente a casa da lavoro con qualche videocassetta nuova da vedere insieme, come ad esempio è stato per Ritorno al futuro, e ci godevamo il film fino a quando io non crollavo a dormire. Erano momenti non pianificati a dare piccole gioie, e quindi cose che accadevano e basta. E tutto questo faceva l'intera differenza del mondo. Oggi invece ci sono milioni di titoli disponibili sui cataloghi online, ma le persone ovviamente sembrano avere sempre meno tempo, hanno più difficoltà a scegliere, e tutta questa scelta in realtà poi non porta a nulla. 1000 progetti promeridiani, 1000 attività, e ovviamente se tuo figlio ad esempio non pratica almeno 1000 discipline ci sarà da qualche parte nel mondo un asiatico che suonerà meglio il pianoforte, perché questi sono i veri problemi della vita. Scherzo ovviamente, ma neanche poi troppo. La cultura della performance sta diventando una vera e propria piaga comune a molti, ha colpito gli adulti e sta arrivando anche ad adolescenti e bambini. Prima l'attesa era ciò che dava sapore alle cose. Noi non avevamo intere serie televisive che uscivano tutti quanti insieme. Ogni giorno c'era un episodio del nostro cartone animato preferito, oppure della nostra serie TV preferita. Si aspettava poi la canzone giusta alla radio per registrarle sulle cassette, per fare le nostre cassette personalizzate. Oppure attendevamo l'uscita del CD di una band o di un cantante che avevamo visto su MTV per andarlo a comprare. Credo ragazzi che siamo stati l'ultima generazione ad imparare quello che è il valore dell'attesa, perché quando vale la pena aspettare qualcosa, allora in quel caso le emozioni anche acquistano valore. Adesso per i nativi digitali tutto è connesso e tutto è immediato, e quando ogni cosa si può ottenere con uno schiocco di dita, tutto praticamente diventa usa e getta. Non essendo perennemente collegati, noi ad esempio non avevamo il bisogno del confronto continuo. Vivevamo il presente e basta, senza l'obbligo di doverlo documentare. E poi vi rivelo un segreto, diciamoci la verità: sprecare soldi e tempo e addirittura le pose fotografiche di un rullino per fotografare il piatto che stavamo mangiando, cosa che si fa adesso col cellulare, sarebbe stato assurdo e impensabile. Quindi che cosa posso dirvi? Noi semplicemente ci godevamo le cose. Ci godevamo il divertimento senza avere il bisogno di doverlo dimostrare. Non esisteva tutta questa FOMO che c'è adesso, quella sensazione che dobbiamo vivere appieno ogni cosa, perché altrimenti ci sembra di vivere meno degli altri. E non aspettavamo ovviamente né un like né un cuoricino per sentirci apprezzati. Le nostre emozioni non dipendevano dalla validazione esterna, vivevamo l'attimo, semplicemente. La noia, in passato rispetto ad oggi, era uno spazio in cui potevano nascere delle idee. Noi avevamo tantissime idee per inventare giochi, addirittura improvvisavamo storie per intrattenerci, magari proprio imparando a inventare storie per intrattenerci. Sarà stato uno dei motivi per cui adesso una delle mie cugine è diventata una bravissima scrittrice, ma non vi dico il nome, un po' per non fare pubblicità, un po' per non farle andare a rompere le scatole. Comunque, attenzione, oggi io non sto parlando solo dei ragazzi e degli adolescenti, ma anche io mi sento coinvolto poi in questa pessima abitudine che è nata in questo periodo. Ogni momento vuoto noi lo riempiamo scorrendo il feed di qualche social. Prima la dopamina non era così a buon mercato. Un complimento o ad esempio una piccola vittoria in sala giochi
dopo aver buttato un mare di gettoni di nascosto dai nostri genitori, ci regalava emozioni che duravano intere giornate, come un eroe che torna a casa dopo aver battuto un drago. Oggi invece il cervello viene continuamente iperstimolato, si adatta e non permette più di lasciare davvero un segno, di vivere davvero un'emozione con intensità. Gli eventi scorrono troppo in fretta. Negli ultimi anni ci siamo evoluti nel comfort, ma siamo invece regrediti nella soddisfazione che proviamo nel fare cose. Abbiamo così tante scelte che spesso non riusciamo più a trovare un vero e proprio appagamento in ciò che facciamo. E questo non riguarda solo i ragazzi, riguarda anche noi che ci stiamo adeguando. Siamo talmente sovraccarichi che molti adulti hanno trovato conforto nel minimalismo, mentre invece per i più giovani addirittura gli stati sono dovuti intervenire creando leggi per proteggerli, come ad esempio stati che vietano l'uso dei social a minori di età dei 16 anni, un'età in cui la mente è ancora molto vulnerabile ai meccanismi della dipendenza. Forse in realtà la cosa migliore che possiamo fare adesso, ed è una cosa che ripeto spesso, è semplicemente ridurre gli stimoli, evitare la dipendenza dal confronto e dalla validazione esterna e spegnere quel senso di urgenza che le notifiche e gli algoritmi cercano ogni volta di imporci. E se ho detto tutto questo, non è perché dobbiamo tornare indietro nel tempo, ma perché oggi più che mai, sia noi che i ragazzi, abbiamo bisogno in realtà di riappropriarci del nostro tempo, per accorgerci di chi siamo davvero, per ritornare a vivere le emozioni con intensità. Comunque ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi ha portato un po' di nostalgia o vi ha semplicemente intrattenuto e fatto riflettere, potete lasciare un like, iscrivervi al canale e condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Se avete degli spunti o delle esperienze che avete voglia di raccontare, potete scrivermele nei commenti, sarò sia felice di leggerle che eventualmente di rispondere a domande e curiosità. E come se va, ci vedremo nel prossimo video. See you next!